Nonostante l'emergenza coronavirus sembri alle nostre spalle, almeno per quanto riguarda l'Europa, molte aziende ci stanno chiedendo di continuare a lavorare da casa, almeno per tutti quei profili per i quali è possibile lavorare da remoto tramite computer e telefono. Io lavoro da casa da circa 6 anni e so che lavorare in casa può essere ogni tanto abbastanza gravoso. Soprattutto se non si è abituati, se si è abituati a cambiare ambiente. In questi primi mesi ci siamo un po' arrangiati, no? Abbiamo avuto bisogno di creare dei piccoli spazi di lavoro. Io per esempio ho lasciato il mio studio a mio marito che aveva bisogno proprio di chiudere la porta per i numerosi meeting e ho creato una piccola postazione nella sala da pranzo, quindi ho comprato uno stand per il laptop in modo tale da avere una migliore visuale e organizzato e aggiustato un pochino l'ergonomia della sedia su cui mi siedo ogni giorno per lavorare. Dopo 3 mesi ormai vi posso garantire che non è una situazione comoda e penso che nella mia situazione ci siate in molti, per cui sto allestendo un vero e proprio angolo studio, un nuovo angolo studio in salotto e nel far questo ho messo a fuoco alcuni punti che dovreste considerare nel caso in cui stiate organizzando un nuovo home office. Le 3 cose fondamentali sono sedia, scrivania e illuminazione, a cui fanno seguito monitor, mouse e tastiera. Dunque partiamo dalla scrivania. Quando andrete a scegliere la vostra nuova scrivania o ripiano di lavoro sono 3 le caratteristiche fondamentali che dovrete tenere a mente. La prima riguarda l'altezza. L'ideale è circa 74-75 cm in modo tale da consentire una seduta comoda e abbastanza libertà di movimento per quanto riguarda le gambe. La seconda dimensione riguarda invece la profondità, questa soprattutto in relazione a dove verrà posizionato lo schermo del computer. Per cui, visto che la distanza tra la seduta e lo schermo, la distanza consigliata e salutare è tra i 50 e i 70 cm, vi servirà un ripiano che sia profondo almeno 60, meglio ancora se 80 cm, e di larghezza potete tranquillamente scegliere un ripiano di circa 120 cm. Tutto ciò che è più grande andrà solo a vantaggio della vostra comodità e della vostra libertà di movimento. Quindi no a tutte quelle micro scrivanie, ad esempio penso a quelle di profondità 30 cm, a meno che non le usiate per brevi periodi di tempo e solo con il laptop, quindi non avete bisogno di calcolare anche tutte le distanze tra tastiera, mouse e schermo. La terza dimensione da tenere in conto è il tipo di materiale scelto, quindi sì alle superfici opache e no a quelle lucide perché creano dei riflessi poco confortevoli, e sì agli angoli stondati che sono più sicuri quando si passa molto tempo al tavolo di lavoro. Una delle soluzioni, diciamo, maggiormente in commercio e che viene maggiormente utilizzata non solo negli spazi, negli uffici, ma anche proprio negli spazi più casalinghi, privati, è una scrivania ad altezza regolabile. Ce ne sono tantissime in commercio, anche Ikea ne fa una buonissima, io per esempio nel mio studio ne ho una di Ikea, e permettono di regolare l'altezza ma anche di lavorare in piedi, che è una soluzione ottima quando dovete passare molto tempo al computer, ed è ottima soprattutto in casa dove la mobilità è molto ridotta rispetto ad esempio alla vita di ufficio. Secondo oggetto che non manca mai nell'ufficio, ovviamente la sedia. Investite in una buona sedia perché la vostra schiena vi ringrazierà. Scegliete delle sedie che siano stabili ma che non siano monolitiche, per cui sia tutte quelle soluzioni che prevedono ruote e che prevedano strutture stabili, come ad esempio quella a stella a 5 braccia. Siamo sempre in movimento anche quando siamo seduti e non ce ne accorgiamo, per cui le sedie devono poter assecondare e anzi agevolare questi nostri movimenti. Una seconda regola generale quando si scelgono le sedie è regolabile è bello, e che sia almeno regolabile la seduta, quindi l'altezza della seduta in modo tale da adeguarla alla scrivania che avete scelto, e che sia sempre bloccabile la posizione quella eretta, appunto a 90 gradi, in modo tale da avere sempre una posizione base buona.
E poi scegliete la sedia in base alla vostra fisicità. Io per esempio finora ho lavorato su una sedia che aveva uno schienale alto e un poggiatesta e mi sono resa conto che assumo delle posture sbagliate, per cui per me sono più idonee delle sedie che hanno uno schienale un pochino più basso, che arrivi per esempio sotto la scapola, in modo tale che io non esageri nell'essere eccessivamente in avanti o appoggiarmi alla scrivania, che è una postura decisamente errata. Però ecco, appunto, questa è una cosa molto personale, per cui cercate di scegliere delle soluzioni che facciano davvero al caso vostro. Terza regola da tenere a mente quando si scelgono le sedie: occhio ai materiali, cercate di privilegiare dei materiali che siano traspiranti e facilmente pulibili. Io per esempio per il nuovo ufficio ho scelto una sedia, la Physics di Alberto Meda, ed è fatta in un tessuto tecnico a rete che è molto traspirante, per cui e che non solo è molto traspirante, ma agevola anche un po' di flessibilità ed elasticità anche nel momento in cui si è appoggiati allo schienale. La terza caratteristica importante di un buon home office è l'illuminazione, importantissima. La luce naturale è insostituibile per il nostro benessere, ci aiuta a ridurre la stanchezza agli occhi, ma anche i possibili mal di testa. Per cui è la vostra migliore amica. Cercate sempre di posizionare la vostra scrivania vicino ad una finestra, quindi dove c'è una fonte di luce naturale. La miglior posizione della scrivania è perpendicolare alla finestra, ma qualora non fosse possibile va benissimo anche posizionarla di fronte alla finestra, quindi parallela alla fonte di luce naturale. Evitate per quanto possibile di avere la finestra alle spalle, perché a quel punto avreste troppo riflesso sullo schermo del computer. Una seconda dimensione importante per l'illuminazione è cercare di garantire un'illuminazione artificiale che sia complementare e di aiuto a quella naturale, perché durante la giornata la luce naturale cambia e in alcune ore non è sufficiente, per cui cercate sempre di avere una lampada da scrivania in modo tale da garantire una luce direzionabile, diciamo uno spot preciso, e di avere una luce invece più ampia e più diffusa nella stanza, che possa essere garantita da una plafoniera, da un lampadario o anche da una lampada da terra. L'importante è cercare di ricreare un ambiente che sia illuminato nella maniera più uniforme possibile. Dopo aver scelto sedia, scrivania e sistemato l'illuminazione, restano ovviamente monitor, tastiera e mouse. Per quanto riguarda il monitor, cercate soluzioni che siano abbastanza grandi. 23 o 24 pollici è una dimensione ottima se dovete passare molto tempo al computer. Ovviamente sempre compatibilmente con lo spazio che avete a disposizione. Tastiera e mouse, anche qui la scelta è estremamente personale, scegliete soluzioni ergonomiche che vi facciano stare comodi, che siano tastiere uniche o separabili, con layout ad onda o tradizionale, con poggiapolsi o meno, mouse ergonomici orizzontali o verticali. L'importante qui è evitare la compressione dei nervi del polso e dell'avambraccio, in modo tale da evitare infiammazioni dovute a una posizione sbagliata tenuta per molte ore consecutive. Però ecco, appunto, scegliete in base alla vostra comodità e in base anche appunto al layout che più preferite. E con questo concludiamo il video di oggi, spero che vi sia stato utile. Se avete domande chiaramente scrivetele nei commenti qui sotto, se avete curiosità o se volete aggiungere anche voi delle tip in base alla vostra esperienza personale, insomma sarò molto felice di rispondere alle vostre domande. Io sto aspettando che arrivino i mobili del nuovo angolo studio, per cui non appena arriveranno e avrò settato il tutto, scriverò un articolo per il blog, vi lascio il link qui così intanto andate a curiosare, in cui vi spiegherò come ho allestito il tutto, quali mobili ho scelto, le marche e le dimensioni che ho cercato di rispettare, le indicazioni ergonomiche che ho cercato di rispettare in base all'ambiente che ho a disposizione a casa. Quindi ci sentiamo presto per nuovi video e mi raccomando, se vi è piaciuto il video, condividetelo e invitate i vostri amici a mettere like al canale per non perdere i prossimi. Ci vediamo presto!